Non ho ancora ripreso a fare birra, ma manca poco, spero. Quindi, nell'attesa del grande giorno, ho continuato a studiare. Oggi parlo della sanificazione delle bottiglie. Io sono Lucio, questo è un Brewing Diary e iniziamo dopo la sigla. L'obiettivo della sanificazione delle bottiglie è evitare che batteri o altri agenti contaminanti, eventualmente residui di lievito, entrino a contatto con la birra dopo la fermentazione, quindi nella fase della maturazione. E sarebbe un peccato aver atteso 2-3 settimane o anche mesi e poi rovinare tutto perché non abbiamo sanificato bene le bottiglie. Quindi, per avere un contenitore che accolga in modo adeguato le nostre birre, occorre fare 2 fasi, la prima di pulizia e la seconda di sanificazione. Per la pulizia la best practice che seguo anch'io è quella di sciacquare le bottiglie subito dopo aver versato la birra, quando i residui all'interno della bottiglia sono ancora freschi. Infatti, se si aspetta, il lievito diventa duro e si incrosta e non si riuscirà a togliere neanche con le ormai famose palline d'acciaio. Le palline d'acciaio non sono altro che delle semplici sfere che, fatte roteare all'interno della bottiglia, staccano lo sporco creando attrito con esso. Basta un po' di acqua calda, eventualmente del sapone per piatti adeguatamente risciacquato, e la bottiglia torna quasi come nuova. Questo però funziona, almeno per me, con il lievito fresco. Infatti, se si lascia seccare il lievito, conviene non perdere tempo e buttare direttamente la bottiglia. Le palline comunque sono molto comode e sostituiscono egregiamente il classico scovolino che, ho notato, tende a graffiare le bottiglie o comunque a lasciare delle strisciate di lievito e altri residui sulla bottiglia stessa. Al posto delle palline alcuni utilizzano metodi un po' più all'antica, magari dei sassolini o dei chicchi di sale grosso o del riso. Però le palline hanno il vantaggio che, a differenza del sale, non si sciolgono e, a differenza degli altri metodi come i sassi, non graffiano le pareti della bottiglia. E una volta che la bottiglia è ben pulita, occorre sanificarla per evitare il proliferare dei batteri al suo interno. Come penso tutti, ho iniziato provando vari metodi. Il primo è stato il metabisolfito di potassio, che ovviamente ho abbandonato non appena ho scoperto che non era un sanificante. Infatti è più che altro un antifermentativo che blocca il proliferare dei batteri ma non li elimina. Quindi, una volta imbottigliata la birra, c'è il rischio, seppur minimo, che il metabisolfito venga diluito e quindi perda il suo effetto antifermentativo. Un'altra soluzione che ho voluto provare è quella di bollire le bottiglie. In un pentolone bello grande, con acqua bollente, inserivo le bottiglie e le tenevo più o meno a 100 gradi per 5 minuti. Anche se non sono sicuro dell'effettiva efficacia di queste tempistiche per le bottiglie, il risultato era che tutti i batteri all'interno della bottiglia in teoria venivano uccisi. Il contro di questo metodo era che con l'acqua che utilizzavo, l'acqua di rubinetto di Roma, ricca di carbonati, mi ritrovavo con delle bottiglie con una fastidiosa e antiestetica patina bianca dovuta appunto al calcare. Ho provato anche a bollire l'acqua diluendo al suo interno dell'aceto, che in teoria, essendo un acido, dovrebbe fare anche un po' da anticalcare, quindi abbassa la carica dei carbonati sciogliendoli, ma effettivamente probabilmente ho sbagliato le dosi e quindi l'effetto non c'è stato. L'altra soluzione che ho provato per risolvere il problema della sanificazione è quello dello Starsan. A parte i problemi di schiuma, che comunque sarebbero risolti con la sua versione non schiumogena, che dovrebbe essere il SaniClean, ho riscontrato dei problemi di praticità e soprattutto di tempistiche. Infatti, per una cotta da 10 litri occorrerebbero circa 30 bottiglie da 33 per imbottigliarla tutta, e i tempi per sanificare le bottiglie diventano già lunghi. Immaginate poi, se una cotta è da 20-30 litri, quante bottiglie occorrerebbero. Per il processo con lo Starsan
occorre inserire il liquido all'interno della bottiglia, fare in modo che tutto il liquido entri a contatto con la bottiglia e poi svuotarla e ricominciare con un'altra bottiglia. Per velocizzare il processo ovviamente esistono dei trucchetti, come utilizzare un abbinatore che permette in tempi un po' più rapidi di far entrare a contatto tutto il sanificante con gli angoli della bottiglia. Poi la bottiglia ovviamente si può mettere a scolare sullo scolabottiglie presanificato e sarebbe pronta per l'imbottigliamento. Questo metodo per molto tempo è stato il più pratico e anche il più veloce che stavo impiegando. Almeno, a differenza della candeggina, non richiedeva risciacquo. Infatti con la candeggina, seppur in dosi molto diluite, occorre necessariamente il risciacquo. Ma è una soluzione che ho deciso di non provare mai, quella della candeggina, perché la candeggina è un ossidante e in caso di un risciacquo non proprio accuratissimo rischiavo di ossidare la birra all'interno delle bottiglie. Anche se non uso contropressione o metodi del genere, qualcosina contro l'ossidazione si prova sempre a farla. Ma ora veniamo alle soluzioni che ho trovato e con cui mi sono trovato molto meglio rispetto alle precedenti. Sono due soluzioni che chiunque può adottare in casa perché utilizzano degli strumenti che tutti abbiamo in casa, più o meno. Uno è il forno e l'altro è la lavastoviglie. Per il forno faccio così: lavo le bottiglie appena bevute e non mi stancherò mai di dire quanto è utile farlo. Le metto poi in uno scatolone in attesa di averne una quantità sufficiente per fare la sanificazione e anche qui sembra che ci voglia molto tempo, ma si accumulano molto velocemente, non so perché. E quando ho abbastanza bottiglie le dispongo sulla griglia del forno creando una piramide e le inforno. Insieme alle bottiglie metto dei pirottini di alluminio con all'interno dell'acqua. Questo perché punto ad avere del calore umido all'interno del forno, che è molto più permeante ed efficiente rispetto al calore secco. In questo modo riesco a tenere delle temperature più basse e delle tempistiche più basse per le bottiglie che restano in forno, quindi ci metto meno tempo. La temperatura che applico di solito è di 150-200 gradi, abbastanza variabili, per una tempistica di 30 minuti. Ovviamente i 30 minuti sono il tempo in cui le bottiglie restano a 150-200 gradi. In più bisognerà considerare circa un quarto d'ora che il forno arrivi a temperatura. Una volta trascorso il tempo necessario per la sanificazione, le bottiglie sarebbero pronte ad essere utilizzate. Ovviamente occorre, prima di tirarle fuori dal forno, aspettare che si freddino. Quindi se non voglio utilizzarle subito, mi basterà tapparle con della carta argentata o dei tappi in silicone, in modo da riporle senza che entri la polvere o altri eventuali agenti contaminanti, e potrei utilizzarle anche sul lungo periodo, quindi aspettare anche un mese, due prima di imbottigliare. Questo metodo del forno comunque ha sia dei pro che dei contro. Il primo pro è sicuramente il tempo, infatti in 45 minuti riesco a sanificare 15-20 bottiglie, dipende dal formato, senza aver fatto niente, quindi il tempo per mettere le bottiglie in forno è davvero minimo e poi fa tutto il forno. Un altro vantaggio è quello dell'efficacia, infatti con il forno si riescono a raggiungere temperature tali da non solo sanificare ma addirittura sterilizzare le bottiglie. Anche troppo per gli scopi dell'home brewing. Tra i contro invece troviamo, soprattutto con i forni a gas, il rischio di bruciature delle bottiglie. Infatti mi è capitato che le bottiglie vicine alla fiamma che sta sotto nei forni a gas avessero delle bruciature all'esterno. In teoria non succede niente perché comunque all'interno la bottiglia resta sterile, ma effettivamente è anche molto brutto da vedere per una limpidissima Pils imbottigliata con una bottiglia con delle macchie nere. Un contro è anche quello dei tempi e qui bisogna trovare una via di mezzo. Infatti, se per me può essere un pro, per chi fa cotte molto più abbondanti i tempi si allungano anche in questo modo e quindi occorrerà fare più cicli da 15-20 bottiglie per arrivare all'obiettivo di imbottigliare un'intera cotta. E appunto, parlando di cicli, arriviamo all'ultimo contro, che è quello dell'energia.
Infatti, con questo metodo risparmiamo molta acqua rispetto all'utilizzare un sanificante per contatto all'interno della bottiglia, come ad esempio lo Starsan, ma effettivamente dobbiamo introdurre la variabile dell'energia, che può essere gas o elettricità, che prima non c'era, e quindi c'è un dispendio energetico maggiore. E quindi ho deciso di provare un metodo alternativo alla sanificazione con il forno, la lavastoviglie. Infatti con il trasloco ho finalmente una lavastoviglie e finalmente posso mettere in pratica una sanificazione diversa, almeno per provare. Quindi metto le bottiglie su entrambi i carrelli, sia quello sopra che quello sotto, disposte in modo tale che alla fine del lavaggio possano sgocciolare agevolmente, quindi a testa in giù. Con questo metodo sono riuscito a sanificare e non sterilizzare una cinquantina di bottiglie in circa 2 ore e mezza o 3. E dico sanificare perché il programma, la massima temperatura per la mia lavastoviglie arriva a 70 gradi, che decisamente non è un'autoclave, ma comunque dovrebbe essere sufficiente per gli scopi dell'homebrewing, che sono quelli di impedire a eventuali lieviti selvaggi e batteri di entrare a contatto con la birra. Tra l'altro la birra contiene già alcol al suo interno e quindi è relativamente protetta da agenti esterni. E per eventuali obiezioni vi aspetto nei commenti qui sotto, così ne parliamo. Comunque, ovviamente il lavaggio deve essere effettuato senza sapone per lavastoviglie e senza brillantante all'interno della lavastoviglie. Qui c'è un punto un po' scomodo, infatti per alcune lavastoviglie è possibile scaricare il brillantante dalla lavastoviglie stessa, per altre come la mia bisognerà aspettare che sia finito nel serbatoio per fare il lavaggio. Comunque anche con questa tecnica abbiamo dei pro e dei contro. Il primo è ancora una volta il tempo, soprattutto se confrontiamo le tempistiche con l'abbinatore. Nel caso della lavastoviglie abbiamo una quarantina, 50 bottiglie sanificate senza aver fatto assolutamente niente. Fa tutto la lavastoviglie. E un altro pro, confrontandola invece con il forno, è quello del risparmio energetico. Infatti la mia lavastoviglie, ad esempio, utilizza 1,5 kWh per il lavaggio con programma più lungo e a temperatura maggiore, mentre il forno utilizza 2,5 kWh. Considerando un po' le tempistiche, siamo su circa 4,5 kW utilizzati per sanificare 50 bottiglie contro i 5,6 del forno, considerando tutti i cicli che sarà necessario fare per raggiungere la stessa quantità di bottiglie. I contro dell'uso della lavastoviglie, oltre al già citato brillantante, vedono invece il problema della sgocciolatura. Infatti capita che all'interno delle bottiglie resti del vapore che poi diventa goccioline e quelle goccioline ci mettono molto tempo ad asciugarsi e quindi se si fa la lavastoviglie per conservare le bottiglie già sanificate e utilizzarle in un secondo momento diventa difficile, anche mettendole sullo sgocciolatore. Quindi per questo la soluzione che penso adotterò è quella di mandare il ciclo di lavaggio delle bottiglie subito prima di imbottigliare, in modo da dover aspettare quei 5-10 minuti che le bottiglie si freddino e passare direttamente all'imbottigliamento. E questo era tutto per oggi. Dimmi nei commenti come sanifichi tu le bottiglie quando le devi utilizzare, lascia un like per sostenere il canale, iscriviti se non l'hai ancora fatto così non perdi i prossimi video e alla prossima!